Siamo in Perù! Siamo in Perù! Benvenuti ragazzi in questo che è ufficialmente il primo video dal Perù. Siamo arrivati attraversando il confine con l'Ecuador tra varie peripezie. La prima tappa è stata Máncora, sulla costa, e dopo l'esperienza alla frontiera e tutto quello che ha comportato in termini di energia, eravamo davvero scarichi e a terra. Oggi quindi è il primo vero giorno in cui siamo pronti a esplorare questo paese e a capire se le prime impressioni che abbiamo avuto si confermano o semplicemente eravamo stanchi e nel posto sbagliato. Inizia il capitolo peruviano di questa avventura in Sud America. Pronti a scoprire insieme questo paese? Prima di cominciare però vi siete già iscritti al canale, per noi è super importante, quindi grazie davvero a chi lo farà. Buongiorno ragazzi dal Perù! Posso finalmente dirlo ufficialmente per la prima volta all'inizio di un video, ufficialmente in Perù, nuovo paese. Anche la Sono stata fuori dietro salutando così, vabbè, nel video precedente ragazzi noi abbiamo fatto il confine con l'Ecuador dall'altro lato. È stato un po' complicatino, quindi se non avete visto il video andate a vederlo. Oggi invece da Máncora, dove siamo stati appena passati il confine, siamo venuti a questa spiaggia, questo paesino, si chiama, ha un nome un po' così, Los Órganos. Penso sia uno Los Órganos, dei nomi peggiori dal punto di vista marketing, cioè gli organi, però non si intendono gli organi interni, queste cose, ma l'organo inteso come strumento musicale. Però te lo ricordi il nome, eh? Sì, questo quello è vero, rimane, forse è lì, vedi? E il marketing è quella cosa lì, bene o male, basta che se ne... Esatto, e quindi qui si ricorda, ma in realtà il nome deriva dal fatto che gli abitanti avrebbero sentito il suono del vento tra le rocce, quindi là in fondo, tra quelle rocce là sullo sfondo che si vedono che sono tutte dietro questa spiaggia gigantesca, e questo suono del vento ha ricordato quello di un organo a canne, e quindi da qui arriva il nome. Questa spiaggia è enorme come quella di Máncora, ma in realtà è ancora meno costruita, quindi vedete c'è tutta questa parte di sabbia e dune che arriva molto lontano e poi chiaramente è immensa da tutti i punti di vista. È un posto anche molto famoso per altre cose. Sì, perché da luglio a settembre qua si possono avvistare le balene che vengono a saltare proprio qua davanti. Immaginiamole. Ecco, immaginiamole che saltellano qua. Wow! Bellissime! Però non è il momento giusto. Non è la stagione giusta, è la stagione sbagliata. Noi per fortuna le balene le avevamo viste quando eravamo in Messico varie volte, ce le siamo proprio trovati davanti, e quindi deve essere veramente uno spettacolo essere qui nella stagione perfetta per avvistarle. Qui al molo ragazzi ci sono tantissime tartarughe che abitano le acque proprio lì sotto, girano attorno a tutte le barche dei pescatori, ce ne sono decine e decine in questa zona, e infatti si possono fare dei tour per arrivare lì, nuotare con le tartarughe, ma anche dalla riva, dalla spiaggia, si vedono proprio le teste che sbucano dall'acqua. Siamo entrati da questo cancello nella zona del porto, siamo proprio dietro il molo, qua ci sono tutti i camion per il trasporto del pesce che viene pescato proprio qui davanti dai pescatori. Abbiamo visto prima appunto dal molo che arrivavano tutte le barche e poi da lì viene trasportato in tutto il paese. In questo edificio dove viene smistato il pesce, qua invece si sale direttamente sul molo. I simboli proprio di Los Órganos, cioè la tartaruga da questo lato e le balene gigantesche da quest'altro. Questa è tutta la parte del molo, da qua si vede tutta la spiaggia, da questo lato e anche dall'altro aperta d'occhio. Prima noi eravamo proprio qui sotto, siamo passati proprio qui sotto e adesso ci spingiamo fino in fondo. Per l'entrata al molo chiedono 5 soles, che sono 1,10 euro circa a persona, e questo solo per entrare e vedere dall'alto sia i pescatori che le tartarughe che si vedono qui sotto. Invece se si vuole nuotare con le tartarughe si devono fare dei tour, perché ti devono dare il giubbettino, perché ci hanno detto che è piuttosto pericoloso, perché il fatto che ci siano i pescatori che pescano proprio qui fa sì che spesso
anzi è successo diverse volte che qualcuno venga preso da un amo dei pescatori, e quindi per evitare tutto questo si può fare solo con dei tour, però le tartarughe si dovrebbero comunque vedere benissimo. Guardatele qua ragazzi, proprio attaccate alla barca, guarda come girano tutte sotto la barca, ma ce ne sono tantissime qui, che roba, sono enormi tra l'altro, si vedono benissimo da qua, l'acqua è veramente limpida in questa zona, molto di più rispetto a Mancora. In questa parte del molo ci sono tutti i gruppetti di pescatori che puliscono il pesce con questa vista su tutta la costa e sulle tartarughe sotto che nuotano. Ci sono anche tutti questi gabbiani neri qui davanti con il becco bianco che puntano ovviamente tutte le barche dei pescatori. In questo momento i pescatori stanno caricando la barca con queste enormi scatole di ghiaccio, ecco come fanno una a una con le corde. Dopo la parte bella, la parte meno bella ragazzi, perché come vedete le tartarughe vengono attirate per nuotare con i diversi gruppi che ci sono qui, in questo caso la stanno attirando con il tentacolo di un polpo credo, e infatti lei se ne sta lì, la toccano, quindi questa è sicuramente la parte negativa. Guardate quanta gente c'è in questo momento in acqua da questo lato, e lì c'è una barca piena che sta partendo, oltre che qui altri gruppi pronti. Alcune sono vicinissime alla riva, sono proprio qua, lì ce n'è un'altra, una qua e proprio fondo, anche là in fondo, sono tutte vicinissime, si può tranquillamente proprio fare il bagno con le tartarughe. Nonostante comunque sia diventato un posto turistico per l'avvistamento di tartarughe e balene, questa è l'attività più importante, cioè la pesca. All'uscita dal porto poi ci sono tutti i souvenir, chiaramente 1 milione di tartarughe in tutte le forme possibili e immaginabili. Ah, gracias. Ah, qua ci sono anche tutti i peluche. A parte la spiaggia con tutte le sue strutture, i resort e tutto quanto, poi il resto della cittadina è un po' così, un po' come è successo a Mancora, poi fuori trovi il deserto. Sembra tutto abbandonato, comunque è impressionante. Questa in realtà è la piazza centrale, è un po' più viva perché siamo sulla strada principale, quindi rispetto al mare siamo un paio di vie più in alto e qui c'è decisamente più roba, un po' più di attività aperte. Molto tranquillo lo stesso. Comunque si conferma, sì. Siamo venuti a mangiare ragazzi, abbiamo preso un bel piatto di pasta, eccolo qua, bello però zupposo, con pasta bella morbida, quindi zuppa di verdure fondamentalmente, e poi c'è un piatto invece della tradizione peruviana che è questo, sono le papas alla huancaína. Sono in pratica delle patate bollite su cui viene messa questa salsa che è fatta con olio, latte, peperoncino giallo. È piccante? No, buonissima, non è piccante, è un sapore inedito. Inedito. Mi piace questa descrizione, inedito. Non riesce proprio a trovare un'uguaglianza? È un non so che di senaposo, ok, ma piccante ma proprio lontanamente, quel giusto, proprio poco. È un sapore diverso che non so descrivere perché è qualcosa che non ho mai provato. Ok, viene servita con una fettina di uovo sodo e delle olive nere. Questo è l'antipasto del menù di oggi. Guardate che bello là dietro, tutti i pesci. E questa è la portata principale, un bel pesciazzo da questo lato. Qui abbiamo i piselli e il riso, anche se invece l'ha preso con il purè. Mamma che bontà! Che fame Dio. oggi, che fame! Anche qui abbiamo un prezzo di 10 soles che sono circa 3 euro. Mi piace che ho detto che fame oggi, noi abbiamo sempre fame, Vabbè. mi rendo conto. No, però oggi abbastanza, l'hai fatto un po' tardi.
Siamo tornati a Mancora con questa compagnia che si chiama... Senti che casino che fanno tutti questi tuk-tuk qua che passano sulla strada principale. Bella trafficata questa strada, la strada principale della costa, quindi c'è un sacco di traffico, di gente. Comunque siamo tornati a Mancora e ci stiamo informando per domani. Perché qual è il problema? Che qui a Mancora non c'è una stazione degli autobus, ma ci sono diverse compagnie che fanno tutte anche la stessa tratta, ma a prezzi diversi, orari diversi. Quindi bisogna un po' chiedere in diverse compagnie. Paolo sta chiedendo a quella dove siamo, che abbiamo appena usato, appunto per arrivare da Los Organos, e vediamo che tariffa ha e che orari fa. Quindi è un po' più complicato perché anche ti lasciano in punti diversi poi della città quando arrivi a destinazione. Qui adesso ci informiamo, cerchiamo di capire prima che l'autobus mi investa qua. Allora ragazzi, abbiamo girato almeno 3-4 compagnie, i prezzi sono i più disparati, 25, 30, 35, 45, 55, si danno i numeri ragazzi, si danno i numeri. Quindi alla fine abbiamo scelto comunque la compagnia di prima, la Eppo, e poi andremo a Piura domani per 25 soles a testa, tipo 5 euro, qualcosa del genere, domani alle ore 8, quindi a posto, anche se effettivamente è veramente scomodo e macchinoso questa cosa di dover comunque ogni tanto mettersi lì a fare il giro di tutta la cittadina per andare un po' a vedere quali sono, e tra l'altro non è che sono molto allineati, quindi comunque un pochino conviene fare un giro e capire che cosa offre il mercato. Altro problema che è sorto ragazzi è invece sul prezzo dell'hotel che avevamo prenotato su una delle varie applicazioni per Piura. Ci hanno scritto dicendo che il prezzo è più alto di tipo 10 euro. E se lo diciamo che ragazzi è perché è la prima volta che accade in questi mesi, da quando siamo in Colombia, Ecuador, questa cosa non era mai successa. C'era molta onestà soprattutto sui prezzi, sugli accordi, su quelli che sono, no, quando tu prenoti per un prezzo, quindi nessuno in generale di solito ti scrive per dirti no, guarda, il prezzo che hai prenotato è molto più basso rispetto alla realtà. Non era mai successo. In generale ragazzi, il primo impatto col Perù, ma un pochino ce l'aspettavamo perché è un paese molto più turistico rispetto agli altri. Primi impatti da questo punto di vista non sono molto positivi. Adesso vediamo un po' che cosa fare per l'hotel di Piura, e in caso eventualmente cancelliamo e poi andiamo a bussare porta a porta per trovare un posto per dormire. In realtà questo giochetto non è la prima volta che ce lo fanno, perché ce l'avevano fatto anche quando avevamo prenotato qui a Mancora. Avevamo prenotato delle tende, tra l'altro, sulla spiaggia, e improvvisamente prima di arrivare ci arriva una mail dicendo no, il prezzo che avete trovato è sbagliato, raddoppiato. Sì, quello era per una persona e per due, dei prezzi allucinanti per una tenda soprattutto. E quindi ci pensavamo noi, sai, è per le vacanze, c'è tanta gente in giro, sì, weekend, magari hanno fatto questo giochetto. Invece mi sa che è una cosa un po' più comune di quanto pensassimo. Volevamo chiudere il nostro soggiorno a Mancora con un bel bagno ragazzi, ma non lo so, non ce la sentiamo. Diciamo che ho messo i piedi, ero carico e ho detto dai, facciamolo. È quell'aria bella fresca della primavera che tu dici... Sì, poi l'acqua non è caldissima qua, insomma. Quindi non so, adesso pensiamoci ancora un attimo. Ci pensiamo. Stamattina ragazzi alle ore 7 siamo usciti, in 10 minuti siamo già arrivati alla stazione dell'autobus, siamo pronti già a tutto. Angela stamattina sta portando la chitarra, abbiamo fatto un piccolo scambio stamattina di pesi, addirittura l'imbarco stile aeroporto. Gli autobus in Perù sono leggermente più rustici, devo dire la verità, senza televisione, aria condizionata, tutte queste cose, insomma, bello tranquillo. Ci mancherà il solito film sparatutto, insomma. No.
Siamo arrivati a Piura, ragazzi. Questo è un po' il panorama adesso prima di entrare in città. E mamma mia, abbiamo visto tantissima spazzatura, tantissima dappertutto. Cambio programma, ragazzi. Allora siamo nella compagnia di autobus accanto a quella con cui siamo arrivati fino a qui e abbiamo deciso di proseguire il viaggio, quindi non fermarci a Piura ma andare oltre. Questo perché la stazione degli autobus dove siamo arrivati è molto lontana dal centro, quindi dovremo andare in centro, cercare un hotel e ripartire domani per fare questa tratta. Quindi abbiamo deciso di farla direttamente oggi. Allora Paolo intanto è andato a cercarsi un caffè. Io mi sto mangiando una caramella alla menta perché ci siamo mangiati un piattone qui davanti, proprio al di là della strada. Abbiamo attraversato la strada, c'è un ristorante, ci siamo mangiati questo piatto di riso, pesce fritto, cipolle a volontà. La strada per fortuna però dovrebbe essere piatta, quindi non dovremmo avere problemi. Quindi cambiamo, invece di Piura andiamo direttamente a Chiclayo oggi. Sono altre 3 ore di viaggio circa. Dovremmo partire tra una mezz'oretta, sono le 12:30, all'1 si parte. Qui ragazzi si lasciano i bagagli, neanche fossimo in un aeroporto. Li raccolgono qua, li ritirano qua e poi li caricano loro sull'autobus. Comunque stavo notando che sono rimasti molto attaccati al Natale, perché anche se è passato già da un po', sono ancora l'albero, le renne, tutti i decori. Missione caffè fallita totalmente, ragazzi. Niente, andiamo senza caffè. Non so come resisterò oggi. Adesso ancora all'aeroporto, anche qua. Oddio. Controlli accuratissimi anche dei bagagli, si passa nei raggi X, ragazzi. Questa roba mi sembra un po' Ansia. ma cioè, non lo so, eravamo abituati a salire e scendere agli autobus al volo, invece qua è totalmente diversa questa cosa. Angela 33 34 Paolo e Angela. sì, addirittura, gracias, addirittura, capito? Se magna. Autobus 2 piani. Che cos'è? C'è anche il bagno. Perfetto. Noi andiamo su perché abbiamo preso tipo gli ultimi 2 posti disponibili. Dovrebbe essere super pieno. Sotto c'è la parte prima classe, aria condizionata a palla, invece stavolta alla faccia dell'autobus. Noi siamo là in fondo. Il tavolino addirittura. Guarda qua se tiri giù questo. Cosa mangeremo? Sorpresa. Guarda se tiri giù questo. Sì? Cosa succede? Vai, metti i piedi. Ah sì, questo Ti vuoi l'abbiamo visto. allungare il sedile, va, che comodità. Insomma, No, non troppo. anche il televisore lì con il film ce l'abbiamo qua. Ci sono sottotitoli. Con i sottotitoli possiamo capire finalmente qualcosa. Vediamo cosa c'è dentro. Speriamo dolce, visto che abbiamo già mangiato stanotte. Un dolcetto ci vorrebbe anche. Un panino col pollo. Wow! E maionese. Non vedevo l'ora. I panini, ragazzi, saranno la nostra cena, perché io però per ora sono a posto. C'ho tutta la cipolla che fa questo gesto qua, che dal basso torna verso su, poi si blocca perché qua c'è la caramella alla menta e quindi no, c'è la barriera. Io sono bloccato in questo momento. Basta, mangeremo stasera sti panini. Tornano utili, Sì, ci tornano utili, abbiamo già la cena, siamo a posto. Diciamo che la cipolla cruda non è mai una grande idea, però qui le mettono un po' dappertutto e quindi è capitato anche nel piatto. Era la cosa più fresca che c'era, diciamo. Comunque, ragazzi, adesso noi abbiamo deciso di fare questa cosa, no? Di non fermarci qua, anche perché non avevamo prenotato niente, quindi alla fine eravamo liberi anche di scegliere, anche perché innanzitutto per comodità, perché proprio qui accanto c'era questa compagnia di autobus che va anche a Chiclayo, e poi perché l'impatto è stato un po' così, cioè appena siamo arrivati siamo resi conto che la città non è particolarmente bella. Poi c'è tutta questa caratteristica di tutta questa zona del paese, ma da quando siamo entrati a Mancora, cioè la sporcizia, la noncuranza, il fatto che si capisce abbandonato, lasciato un po' così, lasciato andare, nonostante sia un posto comunque bellissimo, perché siamo arrivati, abbiamo visto questi deserti, cioè qua è cambiato completamente il paesaggio, però c'è proprio questo abbandono che un po' sinceramente non ci aspettavamo per niente, specialmente dal Perù, con il nome che ha, sì, anche molto più rinomato. Non te l'aspettavi. Quindi diciamo niente. anche che questa città Piura non è tanto una città turistica, ma è più una città da vivere, diciamo per lavorare, no? È un centro commerciale importante, saltabile, in tutta la insomma. zona, quindi dal punto di vista turistico
non ha delle grandi attrattive, e quindi abbiamo detto, già che ci siamo, andiamo direttamente alla prossima, Chiclayo, che a differenza di questa dovrebbe avere più un centro anche adatto da essere visitato e con varie cose da vedere, quindi ho detto andiamo lì diretti, invece che farci adesso da qui arrivare in centro, trovare un hotel, perché quello di ieri abbiamo dovuto cancellare perché ci ha alzato il prezzo il giorno prima, e trovare un hotel, poi domani rifarci la strada per venire a riprendere l'autobus. Non ne valeva la pena. Andiamo diretti e cercheremo là a sto punto un hotel. Viaggio di lusso, ragazzi, e siamo finalmente arrivati a Chiclayo. Questa è una bella città, si vede bella grande. Allora dobbiamo andare verso il centro, trovare un posto per dormire. Non abbiamo idea, abbiamo segnato qualche punticino sulla mappa di quelli più disastrosi e andiamo a vedere che cosa troviamo. Troviamo oggi tra qualche ospedale qua nella zona. Primo hotel, Paolo è salito al 4º piano a cercare una stanza. Allora, calcolate come primo prezzo, ci ho detto 65, gli abbiamo chiesto se aveva qualcosa di più economico, è sceso a 40 il signore, però ci ho detto è al 4º piano, quindi ci sono un po' di scale da fare. Adesso Paolo è andato a vedere com'è la stanza. Questo hostel ha delle ottime recensioni, siamo proprio nel centro. Qui se l'abbiamo beccato il primo colpo, perfetto direi. E poi all'ingresso ci dice subito che questa è la città di Papa Leone XIV. Stanza trovata ma da un'altra parte, cioè il vicino accanto, perché il signore di prima aveva solo una stanza ma era caldissima, un forno. Invece qui abbiamo trovato in questo contesto, vedete, non è male la stanza, manca un cuscino ma adesso ce lo dà subito. Abbiamo anche il bagno in camera da questa parte, bella luce, eccola qua. Bagno in camera con la doccia bella fresca, mi sa, ecco qua, e qui spendiamo 40 soles, che sono 10 euro in pratica, precisi, euro più, euro, centesimo più, centesimo meno, però questa è la tariffa. Abbiamo notato che anche qui si contratta tantissimo, perché anche il signore è partito da 60 e è sceso a 40 in un secondo, cioè proprio gli abbiamo detto 40 pensando che arrivassimo a 50, come accordo ho detto sì, va bene, 40 a posto. Insomma, abbiamo trovato la stanza in modo velocissimo, siamo a 2 passi dal centro. Adesso vi faccio vedere un po' fuori, che è molto aperto anche da quel lato, quello non è un vetro ma è tutto aperto. No, ma questa cosa è fantastica, hanno montato male la porta del bagno e quindi tu puoi chiudere il bagno, la porta del bagno. Ah no, non puoi proprio ok, chiudere. basta, non si può chiudere. Quindi va bene così. Anche montata al contrario va bene, perché tanto non si chiude. Perché comunque si poteva chiudere da fuori, poi da dentro rimanevi chiuso dentro. Però vabbè, se non si può chiudere va bene così, ancora meglio. Il tempo di uscire, ragazzi, siamo già sullo struscio. Wow! Piazza centrale, subito! C'è un carrello, c'è il caffè. Dov'è secondo voi Paolo? A prendersi il caffè dalla signora. Che ve lo dico a fare, ragazzi, cominciamo con il piede giusto qui a Chiclayo con un bel caffèsetto che oggi veramente avevo. È da oggi a pranzo che ne avevo bisogno di un po'. Una tazza enorme però questa. Ma fin troppo devo dire la verità. C'è un sacco di gente in giro, tutto bello vivo, devo dire, qua in centro. E si vendono anche un sacco di cose interessanti. Una coccadita. Soffermiamoci un attimo su questa coccada che è una godura, ragazzi, quindi cocco e zucchero in pratica. Accoppiata vincente, cocco caramellato, cosa vuoi di più? Niente. Una bomba. Buonissimo. Comunque Angela, esponi qui qua. Ragazzi ne vanno un sacco fieri di questa cosa, perché è stato il vescovo di Chiclayo, il Papa, e quindi è la sua città, no? Per 10 anni è stato qui e quindi è stata la sua città. È molto amato. Sì, è dappertutto, è già il secondo cartello in 5 minuti che vediamo. Per 20 anni ha fatto questa missione qui in Perù, era molto ben voluto, è considerato un po' peruviano, ha preso anche la cittadinanza e quindi è importante. Cioè, su cartelloni qua in centro.
mentre Angela mastica di brutto, ragazzi, perché comunque la masticazione è bella lunga, devo dire. Col cocco perché rimangono tutti i pezzi. Però questo sono sicuro è uno dei dolci preferiti di Angela. Sì, perché è dolcissimo. Perfetto, incredibilmente dolce. Comunque qua fanno veramente di tutto. Allora, dal controllo del peso ci sono tutte queste bilance per terra, no? Dove tu ti puoi fermare, farti il peso, cioè pesarti con 50 centesimi di soles, ti fai il tuo peso. E sai quanto pesi dopo aver mangiato la cocada? Dopo la cocada. E poi ci sono tutti questi posti dove le signore ti fanno tutta la beauty routine. Ti truccano in pratica, ti truccano le sopracciglia, te le disegnano, ti mettono le ciglia finte. Questa è la zona, è di qua e anche di qua. Esatto, tutto in zone qua. Comunque è interessante perché è tutto sul marciapiedi. Bello, bellissimo, qualsiasi cosa. Compaiono questi, diciamo così, questi banchetti che fanno diverse attività. Ah, la signora sta facendo in questo momento proprio. Attraversamento particolare perché altrimenti non si passa, è tutto un po' bloccato. Guarda qua la signora, che cosa, che torte, che pastelon. Dentro questo edificio c'è il mercato, siamo per errore passati in mezzo, è un labirinto gigantesco, quindi ci torniamo domani con più calma. Cosa c'è? Il viaggino blu! Oddio, è lui! Madonna, uguale! Che marca è? Damas? Messo peggio del nostro, devo dire. Ma sembra anche leggermente diverso. No, è diverso, semplicemente più arrotondato davanti, è un'altra versione ancora, ce ne sono 1000. Daewoo sembrerebbe, Daewoo. Sembrerebbe, sì, vabbè. Bellissimo. È incredibile, ragazzi, tutte le strade sono chiuse al traffico qua attorno e sono piene di bancarelle, di banchetti sulla strada proprio. Paolo sta prendendo a gomitate per riuscire a raggiungere il bancone del pane. Guardate quanta gente c'è a comprare il pane di sera. Tutto, c'è un profumo qui dentro e anche un calore perché sfornano proprio lì dietro. Musica dal vivo in diretta. Guarda qua che settaggio. Col mixer qui, 2 voci e le basi. Questa, ragazzi, è una gran canzone romantica perché loro sono i romanticos della Blasuela, i romantici della piazza. Ah, che bello, ragazzi, un'atmosfera incredibile, ragazzi. In questa città siamo partiti ieri che eravamo in mezzo al deserto con quelle spiagge mega galattiche, le tartarughe, ragazzi. Però fuori, un po' fuori dal mondo. Adesso invece ci sentiamo un pochino più in Perù. Perché, sì. Nelle città insomma cambia tutto. Nelle città vedi come vive la gente davvero, capisci anche le differenze tra i paesi, le tradizioni, la cultura, quindi assapori un po' di più anche il paese stesso, l'anima del paese stesso, assapori in tutti i sensi, perché sapete che noi non c'è da mangiare, sempre per la linguetta. E qua, ragazzi, ve lo dico, ci sarà da assaporare sicuramente. Intanto il sole è sceso là in fondo, si vede il cielo tutto coloroso e quindi noi adesso facciamo un giro ancora qui in centro, prendiamo le ultime cose per poi farci una cenetta e quindi vediamo noi i panini dell'autobus. Ah, certo, i paninazzi col pollo che ci stanno aspettando. Quindi noi da qui, ragazzi, ci salutiamo. Se volete iscrivetevi al canale, attivate anche la campanella, lasciateci qualche hype se volete e ragazzi, salutiamo anche i ragazzi che ci seguono su Patreon, la super famiglia che abbiamo su Patreon, e noi ci vediamo al prossimo video dal Perù. Alla prossima, ragazzi, ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés, pero yo le mando mensajito